Cosa facciamo oggi? Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale, benvenute a chi mi sta conoscendo, benvenuti a chi mi sta conoscendo con questo video. Oggi andremo a realizzare dei vasetti con questi stampi in silicone. Il video è in collaborazione con la Crispire o con la Craspir, non so mai bene come insomma si chiami questo sito. Il sito è un e-commerce cinese che vende tantissimi prodotti per la resina, ma non solo. Se vi siete persa l'unboxing, vi metto il link giù nell'info box oppure ve lo metto qui nelle schede. Questi stampi con altri materiali mi sono stati dati dalla Crispire. Questo è il codice prodotto e io non utilizzerò la resina, ve lo dico subito. Perché? Per due motivi. Vabbè, ultimamente non sempre mi piace lavorare con la resina, perché comunque bisogna utilizzare i guanti, determinati prodotti, quindi oggi useremo semplicemente la scagliola. Sì, sì, proprio la classica scagliola. Vi faccio vedere la busta, eccola qua, rubata, rubata da mio marito, quindi utilizzerò la scagliola. In passato l'ho utilizzata altre volte e quindi oggi useremo quella. Si è rotto il bilancino per la resina, quindi necessariamente devo fare questo video per l'azienda che mi ha inviato già da tanto i materiali, quindi andremo con la scagliola. La polvere va semplicemente miscelata con della semplice acqua, quindi diciamo che è alla portata di tutti. Io ho preso questo per mischiarlo, che fa parte di un altro kit che serviva per realizzare dei portacandele, ma quello va fatto necessariamente con la resina, quindi lo vedremo eventualmente in un altro video. Quindi ho preparato scagliola, ho preparato qua, vedete, c'è un barattolino riciclato della Nutella con un pochino d'acqua. Il rapporto dell'acqua dipenderà molto dalla vostra velocità, perché comunque la scagliola asciuga, cioè solidifica velocemente, poi per asciugarsi ci mette naturalmente più tempo, però diciamo che il rapporto dovrà essere 2 di polvere e 1 di acqua. Secondo me così dovreste più o meno trovarvi insomma bene. Dovete girare molto velocemente, quindi munitevi poi di uno stecchino, e questo per prelevare, utilizziamo quelli per la resina per prelevare la polvere. Io ho fatto una prova naturalmente che se vado qui a miscelare il mio gesso basterà la quantità per lo stampo, quindi mi sono regolata tutto ad occhio. Potete fare naturalmente voi questa prova come ho fatto io. Cos'altro dirvi? Che la Crispar, a voi che siete iscritti al mio canale, ha riservato un codice sconto che è Gabriella10, che vi farà usufruire di un codice sconto del 10%. Quindi ve lo dico subito, altrimenti lungo il video me ne dimenticherei. Cos'altro dirvi? Come si colora il gesso? Potrei fare dei semplici vasetti bianchi e poi dopo eventualmente trattarli. Oggi invece mi voglio divertire con gli esperimenti e utilizzerò dei colori particolari, nel senso che la madretinta. Cos'è la madretinta? La madretinta è un concentrato di colore che viene utilizzato per tingere proprio le pitture quando si preparano per esempio i fondi all'interno degli appartamenti, e quindi vi faccio vedere. Si trovano questi colori, costano poco, sono super concentrati, anche questi rubati da mio marito. Ve lo apro e vi faccio vedere un boccettino. Nel frattempo che svolgo questa operazione, ragazze, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella così da restare aggiornate su tutti quanti i video, su tutti i video che andrò a caricare. Allora, questo è praticamente il boccettino di madretinta. Ok, sì, ce n'è ancora, mi ero preoccupata che non ci fosse, ed è super concentrato e viene utilizzato per colorare le pitture. Io colorerò naturalmente la scagliola e lo trovate in tutti i ferramenta, basta che comprate un boccettino e poi vi regolate voi sul colore. Quindi oggi è un video esperimenti scagliola. Io qui ho vari colori, ho il giallo, ho il blu e non lo so, ho 4-5 colori, il rosso non lo so. Ah, il nero non ci interessa. Vabbè, diciamo che ho i 3 colori madre.
che poi naturalmente mischiandoli sapete che con i colori base poi si possono realizzare tanti altri colori, tipo giallo e blu facciamo il verde e giù di lì. Ok, non so che colore faremo, adesso libero un attimo e preparo il gesso. Allora, sposto, vorrei cercare di non sporcarmi troppo, ne faremo eventualmente uno rosso e uno giallo, oppure uno verde e uno giallo, non lo so. Cominciamo subito. Allora, prendiamo il nostro, aspettate, mostro il codice dei due stampi e li metto qui, me li preparo. Ne farò uno alla volta perché li coloro uno per volta. Ok, vado a mettere un pochino d'acqua. Ok, ne ho messo, forse ne ho messa anche tanta, vabbè, così, e vado a prendere la mia scagliola. Scusate, lo so, sto facendo ombra, ma oggi il tempo è bruttissimo e quindi ecco, adesso rovesciavo tutto e vado a mettere la mia polvere così. 1, 2, 3, 4, si indurisce tutto e lo rifacciamo da capo, ragazze, così. Provo a girare. Ok, secondo me ce ne vuole ancora, non lo so. Ok, cerco di girare senza esagerare troppo. Adesso vado a mettere un po' di gocce. Ok, e giro velocemente perché va fatto tutto molto veloce perché la scagliola è un pochino fetentella. Ok, direi che è giallo troppo chiaro, quindi vado ancora. Ok, e non mescolo tanto, vediamo se vengono delle striature, chi lo sa. Dopo secondo me ci devo mettere un altro po', vado, sporcherò tutto, non fa niente. Ok, chissà cosa verrà fuori. Spero che, insomma, che la registrazione ci sia. Ok, vado col primo vasetto, sposto questo così leviamo un po' di ombra e verso. Oh, come vedete la quantità insomma è perfetta. Avevo preso più o meno insomma la misura prima, che con questo contenitore sarei riuscita. Adesso naturalmente è venuto un giallino caccolosissimo non so se si può dire caccolosissimo, e quindi io vado un po' di così, sbaglierò, non fa niente, non ci frega, tanto sono sempre esperimenti, e andiamo a vedere cosa ne viene fuori. Verrà tutto rosso giù, faccio un po' così, una sorta di spiralina. Bellissimo, ragazzi, queste sono le cose più divertenti, ve lo assicuro. Voi non mi crederete, ma io mi diverto a vedere il risultato che ne verrà fuori. Ok, quindi vado così, faccio una sorta di spirale e attendo che asciughi. Oh, quindi lo lascio lì, forse l'ho fatto troppo liquido, chissà, staremo a vedere. E niente, vado a fare anche l'altro e vediamo poi il risultato finale di questo vasetto quale sarà. Staremo a vedere. A dopo, io vado a prendermi un caffè. Naturalmente agito un po' così per eventualmente evitare le bolle che verranno di sicuro, ne sono certa. Avrei potuto usare gessi ceramici, cose particolari, però volevo proprio fare un esperimento con materie che troviamo tutte. Il colore sta diventando rosa man mano che agito. Ok, e l'altro ve lo mostro velocizzato.
La madretinta si rimuove facilmente, abbastanza facilmente con acqua dalle mani, quindi state serene, ci vediamo dopo. Sono le 16:37, lo dico in video così me lo ricordo. Ore 17:22, come vedete questo si sta solidificando, è quasi del tutto solidificato. Questo ragazzi era liquido ancora, quindi ho messo troppo acqua e lo vado a rifare. Quindi potrebbe capitarvi di non beccare al primo tentativo la consistenza. Adesso avete capito, vedendo il secondo, più o meno la consistenza che deve essere tipo di besciamella. Insomma, deve essere una cremina non troppo solida e non troppo liquida. Quindi vado a riprovare. Anche in questo caso coloro dapprima l'acqua. Anche se adesso sembra rosso acceso, ma mettendo poi dopo il gesso che è bianco, né tanto in proporzione, sicuramente schiarirà. Quello rosa alle 17:31, quindi attenderemo. È passata un'oretta quasi per questo, 50 minuti, ed è solido, ma io ragazze non lo tocco, li faccio stare lì e li prendo tra un paio d'ore, così mi metto in margine di sicurezza, perché diciamo che il gesso indurisce abbastanza velocemente, come vedete, però poi dovrà comunque continuare ad asciugare. E vediamo questi colori verdino e rosellino come verranno. Allora, sarò sincera ragazze, sono passate un paio d'ore e penso che si siano solidificati, mi sono messa a fare altre cose. Adesso quindi viene la parte divertente. Speriamo che sia divertente in toto e che non sia venuto un macello. Andiamo a liberare i nostri vasetti. Ho paura, eh? Sono sincera. Ok, vediamo se riesco così. Ok, forse la parte sotto non è... Ecco, ho distrutto tutto. Non si stacca. Vediamo. Sotto, vedete? Doveva ancora finire. Oh, ok. Purtroppo qui sono stata io con l'unghia a danneggiare il vaso. Mannaggia a me. Guardate com'è carino. Naturalmente al tatto risulta ancora molto umido, però diciamo che è molto 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 carino e adorabile. Cavolo, sono stata io perché era ancora un po' umidiccio, vabbè, lo terrò io così per casa. E adesso lo metto qui e andiamo con il secondo. Questo naturalmente è mezz'ora in meno rispetto all'altro. Questo cercherò di stare più attenta e di non fare pressione negli angoli per danneggiarlo, per non danneggiarlo. Ecco, ci provo, cerco di essere brava. Aspettate, tiro un pochino sulle maniche, vediamo, spostiamolo
Gli stampi comunque sono favolosi, eh. Dio, ho il terrore. Non si stacca. Ok, questo c'è qualche bollicina, però è venuto perfetto. Vabbè, adesso si è sporcato con l'altro gesso, dovrà comunque asciugare. Vedete che qualche venatura è venuta anche qui. Vedete, si vede che si deve completare un pochino l'asciugatura, ma direi che alla fine l'esperimento, ragazze, guardate che carini, è riuscito. E niente, semplicemente poi cosa facciamo? Ci andiamo a mettere dentro, una volta che saranno asciutti, andremo a far cosa? Ora sposto tutta questa roba. Oh. Una volta che i nostri vasettini sono asciutti, guardate, cioè sono precisissimi. Ho utilizzato della semplice scagliola e avete visto che ho utilizzato la madretinta, cioè delle goccine di madretinta. Gli stampi sono perfetti, qualche bollicina, ma qui sui bordi non ce ne sono assolutamente. Guardate, qui sono stata io con l'unghia, ahimè. Vedete? Sono perfetti. Amo questi stampi. Dopodiché, cosa si fa con questi stampi? Si possono mettere delle piantine. Voi avevate visto che avevo preso anche, ecco, questi sono dei fiori finti. Cerco di sistemarli. Aspettate. Ok, ho sistemato un pochino e naturalmente potreste fare con dei fiorellini finti delle composizioni. Questi naturalmente sono fiori che avevo in casa. Ecco, uno è crollato, lasciamolo crollare. Quindi erano dei fiorellini già con i fiocchetti che avevo in casa, però come vedete il risultato di questi vasetti è veramente carino. Io sono molto soddisfatta di questo esperimento e niente che dirvi, vi abbraccio tutte. Vi ricordo il codice sconto della Craspir che è Gabriella10 per prendere questi stampi che sono veramente favolosi anche con un materiale, come avete ben visto, insomma, basico veramente, cioè sgagliola e madretinta. Niente ragazze, vi abbraccio tutte e vi auguro come sempre buona creatività. Ciao! Vasetti! Poi naturalmente aspettate che asciughi, limate e casomai sotto mettete qualcosina per proteggere, un po' di feltro, qualcosina così. Ciao!